Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Dapcepton Everneuropharma GmbH. Ultimo aggiornamento. 1 marzo 2022. Cos'ha Dapcepton? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Dapcepton durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Dapcepton? Dapcepton ha un farmaco a base del principio attivo apomorfina cloridrato, appartenente alla categoria degli anti-Parkinson dopaminergici e nello specifico agonisti della dopamina. È commercializzato in Italia dall'azienda Everneuropharma GmbH. Dapcepton può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Dapcepton 5 mg/ml soluzione per infusione 5 flaconcini 20 ml. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Everneuropharma GmbH. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe H. Principio attivo: apomorfina cloridrato. Gruppo terapeutico: anti-Parkinson dopaminergici. Forma farmaceutica: soluzione, uso interno. Indicazioni: trattamento delle fluttuazioni motorie, fenomeni Euro-S, in pazienti affetti da malattia di Parkinson che non sono sufficientemente controllati da medicinali anti-Parkinson per uso orale. Posologia: selezione di pazienti adatti per Dapcepton 5 mg/ml soluzione per infusione. I pazienti selezionati per il trattamento con Dapcepton 5 mg/ml soluzione per infusione devono essere in grado di riconoscere l'insorgenza dei loro sintomi Euro-S ed essere capaci di iniettarsi da soli o avere un assistente che sia in grado di praticare loro l'iniezione, se richiesto. I pazienti in terapia con apomorfina dovranno generalmente iniziare ad assumere domperidone almeno 2 giorni prima dell'inizio della terapia. La dose di domperidone deve essere titolata alla dose minima efficace e interrotta appena possibile. Prima di decidere di iniziare il trattamento con domperidone e apomorfina occorre valutare attentamente i fattori di rischio nel singolo paziente circa il prolungamento dell'intervallo QT, per assicurare che il beneficio sia superiore al rischio, vedere paragrafo 4.4. La somministrazione di apomorfina deve essere iniziata nell'ambiente controllato di una clinica specializzata. Il paziente deve essere supervisionato da un medico specializzato nel trattamento della malattia di Parkinson, esempio, un neurologo. Il trattamento del paziente con levodopa, con o senza agonisti della dopamina, deve essere ottimizzato prima di iniziare il trattamento con Dapcepton 5 mg/ml soluzione per infusione. Adulti. Modo di somministrazione. Dapcepton 5 mg/ml soluzione per infusione, ha un flaconcino prediluito destinato a essere utilizzato, senza diluizione, per uso sottocutaneo e ad essere somministrato come infusione continua sottocutanea attraverso una mini pompa e/o una siringa temporizzata, vedere paragrafo 6.6. Non è destinato a essere utilizzato per iniezione intermittente. Apomorfina non deve essere utilizzata per via endovenosa. Non utilizzare se la soluzione è diventata di colore verde. La soluzione deve essere visivamente ispezionata prima dell'uso. Deve essere utilizzata solo la soluzione limpida, da incolore a leggermente gialla e senza particelle. Posologia: infusione continua. I pazienti che, durante la fase iniziale della terapia con apomorfina, hanno mostrato una buona risposta del periodo Euro-S, ma il cui controllo complessivo, con l'utilizzo di iniezioni intermittenti, rimane insoddisfacente, o che richiedono molte e frequenti iniezioni, più di 10 al giorno, possono iniziare o passare all'infusione continua sottocutanea, con l'uso di mini pompa e/o siringa temporizzata, cosa come segue. La scelta di quale mini pompa e/o siringa temporizzata da utilizzare ed il dosaggio richiesto saranno determinati dal medico secondo le particolari necessità del paziente. Determinazione della dose soglia. La dose soglia per l'infusione continua deve essere determinata secondo le seguenti modalità. L'infusione continua avviata ad una velocità di 1 mg di apomorfina cloridrato emidrato, 0,2 ml/ora, poi aumentata giornalmente secondo la risposta individuale.
Gli aumenti della velocità di infusione non devono superare 0,5 mg, con intervalli non inferiori a 4 ore. La velocità oraria dell'infusione può variare in un intervallo tra 1 mg e 4 mg, 0,2 ml e 0,8 ml, equivalente a 0,014 e 0,06 mg/kg/ora. Le infusioni devono essere eseguite solo durante le ore di veglia. Si sconsiglia un'infusione di 24 ore, a meno che il paziente non sia affetto da gravi problemi notturni. Non sembra manifestarsi tolleranza alla terapia, purché a copyright vi sia un intervallo di tempo notturno, senza trattamento, di almeno 4 ore. In ogni caso, il sito di infusione deve essere cambiato ogni 12 ore. I pazienti possono avere la necessità di integrare la loro infusione continua con aumenti della dose, in forma di boli, in modo intermittente, quando necessario, e come prescritto dal loro medico. Durante l'infusione continua può essere presa in considerazione una riduzione della dose degli altri agonisti della dopamina. Instaurazione del trattamento. Modifiche della dose possono essere effettuate secondo la risposta del paziente. Il dosaggio ottimale di apomorfina cloridrato emidrato varia secondo gli individui, ma, una volta stabilito per ogni paziente, rimane relativamente costante. Precauzione per il trattamento continuo. La dose giornaliera di Daceton 5 mg/ml soluzione per infusione varia ampiamente a seconda dei pazienti, solitamente entro un intervallo di 3-30 mg. Si raccomanda che la dose giornaliera di apomorfina cloridrato emidrato non superi i 100 mg. Durante gli studi clinici, è stato di solito possibile ridurre la dose di levodopa. Questo effetto varia in modo considerevole tra i pazienti e deve essere gestito con attenzione da un medico esperto. Una volta stabilito il trattamento, in alcuni pazienti la terapia con domperidone può essere gradualmente ridotta, ma può essere eliminata con successo solamente in pochi, senza vomito o ipotensione. Popolazione pediatrica. La somministrazione di Daceton 5 mg/ml soluzione per infusione è controindicata nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni, vedere paragrafo 4.3. Anziani. I pazienti anziani sono ben rappresentati nella popolazione di soggetti affetti dalla malattia di Parkinson e costituiscono una percentuale elevata di quelli studiati durante gli studi clinici sull'apomorfina. La gestione dei pazienti anziani trattati con apomorfina non differisce da quella dei pazienti più giovani. Tuttavia, nei pazienti anziani si raccomanda estrema cautela a causa del rischio di ipotensione ortostatica. Compromissione renale. Per i pazienti con compromissione renale può essere seguito un programma di dosaggio simile a quello raccomandato per gli adulti e gli anziani, vedere paragrafo 4.4. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o a uno degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. In pazienti con depressione respiratoria, demenza, malattie psicotiche o insufficienza epatica. Il trattamento con apomorfina cloridrato emidrato non deve essere somministrato a pazienti che manifestano una risposta Eurosona-Euro-S alla levodopa, alterata da una grave discinesia o distonia. Uso concomitante con ondansetron, vedere paragrafo 4.5. Daceton 5 mg/ml soluzione per infusione, è controindicato nei bambini e negli adolescenti di età inferiore a 18 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'apomorfina cloridrato emidrato deve essere somministrata con cautela ai pazienti affetti da malattie renali, polmonari o cardiovascolari e in pazienti soggetti a nausea e vomito. In pazienti anziani e/o debilitati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. I pazienti selezionati per il trattamento con apomorfina cloridrato emidrato, quasi certamente, stanno già assumendo altri farmaci per la malattia di Parkinson. Nelle fasi iniziali della terapia con apomorfina cloridrato, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Daceton insieme ad altri farmaci come Euros Difomitra Euro, Euros Gefera Euro, Euros Isaprandila Euro, Euros Malox Nausea Euro, Euros Metoclopramide Accorda Euro, Euros Metoclopramide Salfa Euro, Euros Plasila Euro, Euros Temetila Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Daceton durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Daceton durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Non vi è esperienza di utilizzo di apomorfina nelle donne in gravidanza.
Gli studi sulla riproduzione animale non indicano alcun effetto teratogeno, ma dosi somministrate a femmine di, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Apomorfina cloridrato amidrato altera lievemente o moderatamente la capacità di guidare e utilizzare macchinari. I pazienti trattati con apomorfina e che presentano sonnolenza o improvvisi episodi di sonno, devono essere informati di astenersi dal guidare o dall'intraprendere attività, per esempio, azionare macchinari, per le quali una tensione alterata potrebbe mettere se stessi o gli altri a rischio di gravi lesioni o morte, fino a quando tali episodi ricorrenti e la sonnolenza siano scomparsi, vedere anche paragrafo 4.4. Effetti indesiderati molto comuni. A 0 yen 1/10 comuni. A 0 yen 1 centesimo, 1/10 non comuni. A 0 yen 1,000 1 centesimo. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. C'ha scarsa esperienza clinica per i casi di sovradosaggio con apomorfina, attraverso questa via di somministrazione. I sintomi di sovradosaggio possono essere trattati empiricamente, come di seguito suggerito. L'emesi eccessiva può essere trattata con domperidone. La depressione respiratoria può essere trattata con naloxone. Ipotensione. Devono essere messe in atto misure appropriate, ad esempio, sollevare i piedi del letto. La bradicardia può essere trattata con atropina. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Farmaci anti-Parkinson, agonisti della dopamina, codice ATC. N04BC07. Meccanismo di azione. L'apomorfina ha uno stimolante diretto dei recettori della dopamina e pur possedendo le proprietà agoniste per proprietà farmacocinetiche. Dopo iniezione sottocutanea il destino di apomorfina può essere descritto attraverso un modello a 2 compartimenti, con un'emivita di distribuzione di 5 minuti, a più o meno 1,1, e un'emivita di eliminazione di 33, dati preclinici di sicurezza. Studi di tossicità sottocutanea a dose ripetuta, non rilevano rischi particolari per l'uomo, fatte salve le informazioni incluse in altri paragrafi del riassunto delle caratteristiche del prodotto. Studi di genotossicità, elenco degli eccipienti, sodio metabisolfito, e 223 sodio cloruro, acido cloridrico, per la regolazione del pH, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.